Sì, ma tutte queste ventole del server di Valleggi, cosa ne facciamo? Ho un'idea fantastica. Bella ragazzi. Bella ragazzi. Bella ragazzi. Questa sera vi facciamo vedere e la improvvisiamo qui sul momento, la forgia più semplice che potete costruire e improvvisare a casa vostra e smontare senza lasciare nessuna cosa di fisso in casa, senza dover costruire per forza tutta la forgia, tutta l'intelaiatura, tutto quanto. È una cosa che basta avere un banco di lavoro, faremo vedere due ventole, due cosine e si riesce a fare. Bellissimo perché con una forgia si riesce appunto a raggiungere subito una bella temperatura con una barra d'acciaio e si riesce appunto a forgiarla, a piegarla a proprio piacimento per fare oggetti difficili da fare a freddo o con altri metodi. In pratica la forgia più semplice è quella più antica, quella che usavano già 1000 anni fa, ma anche al tempo dei Romani, per fucilare spade, cose di ferro qualsiasi. E vi dirò che ci sono vari modi. Allora, cos'è la forgia? È un qualcosa dove c'è del carbone, praticamente solo carbone di legna, poi è arrivato anche il carbone minerale, che rende un po' di più, fa più calore, e aria, carbone e aria. Quindi carbone è oggetto d'aria, avete presente quando soffiate sul fuoco che si accende bene, che fa una bella fiamma? Qua non interessa la fiamma, interessa il carbone rovente, più soffiate più si scalda. Normalmente le forge, di solito le più tante, adesso viene mandata l'aria sotto rispetto a un piano dove ci sono delle fessure, esce l'aria, si fa un mucchietto di carbone, si accende e qua si scalda, diventa una massa rovente. Però ci vuole una griglia, di solito di ghisa con delle fessure. Invece noi facciamo la forgia antica che è fatta diversamente, ve lo faccio vedere subito. C'è un piano, c'è una parete, il piano va bene, di solito più largo, qua cadrebbe il carbone, ma noi andiamo a metterci semplicemente due spondine dalle parti e praticheremo un foro che uscirà a questa altezza circa. Questo foro praticamente da dietro è in discesa e esce qua in basso, da più in alto esce qua in basso. Questo perché l'aria verrà, e il mucchio di carbone verrà addossato a questa parete e l'aria andrà nel carbone facendo la fiamma verso qua. La poca fiamma che fa sarà una massa di carbone rovente. È inclinato perché così non può caderci il carbone dentro, mentre nella forgia col foro sul piano può cadere il carbone dentro, ci va la griglia di ghisa come ho detto. Questa qua non ha bisogno di nessuna griglia, solo un foro. E un'altra cosa, avevano un vantaggio queste forge, mentre nella forgia col foro sotto, se si porta il ferro ad alta temperatura per fare delle saldature, per boliture o roba simile, la scoria facilmente va a tappare i fori. La scoria fusa cola attraverso il carbone, tappa i fori, si è sempre lì con un ferro a sturare i fori, tirare fuori queste masse vetrose, molle, fuse. Invece col foro così non si tapperà mai perché arriva dall'alto. Usiamo una macchia punta da legno perché il gas beton, questo è il gas beton, è tenerissimo, e iniziamo a forare. Si inizia dritti, poi inclino, ecco qua. Ora lo rifiniamo qua, facciamo così. Se no guarda, poi ci appoggiamo sopra la ventola, ci facciamo un'incisione e lo incastriamo un pochino. Dai, facciamo così allora. Le ventole che vogliamo utilizzare sono queste ventole da server, che sono composte di due motori e due ventole controrotanti e hanno all'interno una membrana di plastica che
è inclinata nel senso opposto dell'elica, quindi fa in modo che il flusso dell'aria esca in modo assiale. Ne esistono qui dentro, ne abbiamo di due tipi diversi. Allora, rosso e nero sono quasi sempre l'alimentazione, poi ci sono giallo, verde, bianco, blu, che sono tutti i controlli, perché queste ventole qui hanno anche all'interno un'elettronica che fa da limitazione di potenza, guarda quanti giri fa una pala, tira fuori un'onda quadra per capire che velocità sta girando, insomma fa tutta una serie di cose. Queste qui se noi le alimentiamo sono ventole a 12 volt. Questo è un alimentatore variabile, è molto comodo per fare un sacco di prove, arriva fino a 30 volt e poi potrete trovare eventualmente i link per l'acquisto nella descrizione qui sotto del video. Sentite che parte col soft start e va alla massima velocità. È regolabile in parte, sentite che riduce la velocità, ma poi ha un problema. Al di sotto di una certa tensione si ferma di colpo e poi magari riparte e non si riesce a regolare. Invece queste ventole qui che abbiamo trovato hanno sempre tutti gli altri controlli, ma la cosa bella è che non hanno l'elettronica sui motori, per cui possiamo regolarle in un'ampissima gamma di velocità, perché questi fili qui, che sono rosso e nero per un motore e grigio e arancione per l'altro motore, sono collegati direttamente al motore, quindi sentite che già a 4 volt girano e possiamo regolarli anche fino a 18 volt. E già soffia per un solo motore in azione. Soffia tantissimo, sì, sono veramente potenti. Attacchiamo l'altro motore, fa un getto veramente notevole. sì. E quindi niente, adesso andremo a smontarne una e a fare l'incisione per alloggiarla, sì. Facciamo così. Viti Torx, naturalmente. Torx. Ascoltiamo un po' di brutta maniera, così. Le viti poi vediamo come fissarla, ma io ho già un'idea molto rozza, perché questa è una forgia molto rozza che tutti devono poter improvvisare. Allora, l'uscita dell'aria è questa di qua, quindi questa, ma tanto sono uguali. La mettiamo così. Sì, direi di sì. Facciamo un segno? Facciamo un segno. Con questo scalpellino? O con questo scalpellino? O con quello scalpellozzo? Guarda, partirei anche direttamente così. Tanto segno di qua, così ce l'abbiamo tutto. È un po' tarlato, questo manico. Fa polvere di legno, esce polvere di legno dal manico. Non vedo, ci sono? Ora? Ok. Qua l'hai fatto? Sì. No, non ancora. Non ancora il segno, ci avevo fatto il segno. Ok, facciamo un po' di scavo. Sì, basta che entri quel minimo che sta lì, che non scivoli via. E ci vediamo dopo. Dunque abbiamo il nostro foro inclinato che esce qua in alto, abbiamo fatto una sede per la ventola, un po' di raccordo per diminuire le perdite di carico e adesso vediamo un attimo. Ci si incastra, poi vabbè magari la fissiamo con meglio fissarla poi. Del fil di ferro, qualcosa. Sì, una cosa veramente ignorante facciamo, ma efficace. Partire. Fa un bel getto d'aria, un getto d'aria molto potente e rettilineo. Direi che ci siamo. Sì. Passiamo al fissaggio della cosa adesso, al fissaggio della ventola in modo veloce. Ho fatto questo coso di fil di ferro, ci possiamo mettere 2 viti da truciolare. Poi
mettiamo ad avvitare le viti. Nel gas beton le viti da truciolare lavorano benissimo. A volte ho fissato i muri di gas beton delle cose non troppo pesanti solo senza usare i tasselli, direttamente con le viti, così. Mettiamo già l'altra. E anche lei si sta avvitando perfettamente. Bisogna un po' spingere mentre si avvitano, se no sgranano il gas beton e non tengono. Poi quando hanno preso allora si può girare senza spingere. Ok, ci siamo quasi. Finisco di avvitare questa e ci siamo. Vediamo. Ecco qua. Mi gira liberamente. Tiro ancora un po' di qua che ho visto che ecco. Mi gira liberamente. Questa è bloccatissima. Anzi, fammela collaudare del tutto. Sì. Sposto così scarica l'aria. Ecco. Negativo e positivo. Qua fa un getto d'aria potentissimo qua sotto. Perfetto. Direi che è perfetto. Ora non serve altro che appoggiare questo qua così. Non lo mettiamo così, anche se o così, perché il fuoco potrebbe andare giù sul tavolo, invece così non può andare sul tavolo. E mettiamo due fianchetti per contenere il carbone. Quindi a questo punto colleghiamo, però il carbone prima dobbiamo accenderlo e poi quindi colleghiamo e facciamo girare pianissimo la ventola per accendere. Quindi colleghiamo l'alimentatore. Ok. Allora parto da zero. Sì. Serve mica un po' di vaschetta qua? No, basta. Qua li porto un po' più avanti perché possono venire avanti. Questo anche. Ok, allora. Quindi un piccolo flusso per l'accensione. Ah, guarda che bello. Partono già da 3 volt queste ventole. Fantastico. Per un'aria piccolissima, un gettino d'aria perfetto per l'accensione. Mettiamo un po' di carbone inizialmente. Poi creiamo un po' di cavità qua e prepariamo e accendiamo con il cannelletto per fare presto. E se usassimo il bietanolo? No, non raffredda, non... Ah, questa qua è la bombola troppo carica, adesso va a finire che fa le fiammate. Però si vede già il flusso d'aria. Sì. Direi che adesso lo facciamo accendere. Bisogna andare adagio all'inizio. Il carbone con la forgia è un po' come un motore. Deve essere carburata. Ad esempio la forgia è quella con la ventola a vaniglia che ho sempre usato nel passato. Ha tutto il suo gioco. In base al fuoco bisogna girare più o meno forte. Se noi abbiamo un fuoco piccolo e giriamo troppo forte si sente che non prende il fuoco. Se giriamo troppo piano e troppo lento c'è il giusto che fa un rumore particolare, come adesso sta facendo un rumore già bello. Ho alzato un po' la velocità. Sì, hai regolato bene. Guarda come funziona bene. A questo punto, visto che è accesa, mettiamo altro carbone sul fuoco. Sono dei pezzi grossi. E alzo ancora la velocità. Sì. Alza. Facciamo prendere bene. Purtroppo col carbone di legna bisogna continuare a aggiungere carbone perché brucia velocemente. Ora direte tutta questa carta qua può prendere fuoco, ma siamo qua noi e la spegneremo al momento se dovesse prendere fuoco. Spettacolo. E siamo a 4,6 volt. E direi neanche 2 minuti dall'accensione. Sì.
Molto bello. E abbiamo anche del carbon coke forse. Forse sì, qualche pezzo. Comunque vado poi dove c'è dell'altro carbone di legna in pezzi grossi, sono ideali. La ventola qua bella protetta dal calore. Pensate che forge così erano enormi una volta, c'erano delle forge fatte con questo principio qua, che erano veramente grosse, dei grossi piani, con il muro, una cappa, a volte c'era la cappa per aspirare i fumi sopra, e lì ci facevano di tutto, anche le spade, le armature, erano usate ancora nell'Ottocento. Non vedo l'ora di forgiare un pezzo di acciaio. Facciamo prendere bene che si scaldi tutto l'ambiente, anche il gas lo stesso. E non fa neanche fumo. No, perché il carbone ben fatto, il carbone ben carbonizzato. Io alzo, Prova un po' a alzare, sì. Vacci dietro. 5 volte. Già, Potremmo alimentarlo 5 volte 0,3 ampere. Potremmo alimentarlo con una USB. Sì, è vero, con un caricabatterie Così c'è già da l'inferno. cellulare, così adesso sei sceso. Dopo dargli una forza, una potenza per un attimo. Guardate che roba. E iniziamo a questo punto a provare a scaldare un pezzo di ferro. Cerco un pezzo di ferro. Mettiamo questo tondino da cemento armato dentro, vediamo un attimo cosa succede. Un po' più in qua. Ecco. Io ho le mani di amianto perché da ragazzino, quando ho iniziato a appassionarmi di forgiatura, spostavo il carbone sulla forgia con le mani, perché un signore anziano mi aveva detto che da piccolo faceva l'aiuto di un fabbro e questo fabbro usava le mani per spostare il carbone. Così mi sono allenato. Ora diamo un pochino più di tensione. Aggiungiamo dei pezzetti di carbone. Da sempre da aggiungere con quello di legna, mentre quello minerale dura tanto. So che si possono aggiungere anche rocce laviche per mantenere un po' il calore. Ma sì, ma tutto quello che metti in più oltre il carbone, che non è combustibile, porta via carbone. Per fare certi trattamenti sì, bisogna, per non eccedere con il calore, bisogna metterci qualcosa. Il fuoco è ipnotico e poi questo tipo di fuoco qua veramente ipnotico. Pensate ai fabbri che lavoravano con tutti questi lapilli per quello che usavano delle cappe che tirassero via, perché con il carbone invece minerale ne fa pochissimi. Ancora
ancora un pochino. Bellissimo. È sempre stato il mio sogno poter forgiare una cosa così in casa. Qua ci sono 10 gradi, ma fa caldo, fa un calore tremendo. Aumentiamo. Bianco e fa le stelline. Facciamo una cosa, lo tempriamo. Vai! Calmiamo un attimo. Qua non si piega più perché è temprato, ma se noi facciamo così non ce la facciamo con le pinze. No, con le facciamo pappagallo. questo. Si è spezzato, è caduto qua sotto il pezzo. Ha preso una tempra totale, totalmente temprato. Vediamo un po' così. Ah, non so. No, qua non l'ha presa bene, si piega ancora, la punta era temprata. È veramente una cosa stupefacente. Sì, avete visto in pochi minuti cosa si può fare e che potenzialità ha una cosa, un oggetto così improvvisato è utilissimo. È una delle cose che abbiamo fatto che mi è piaciuta di più in assoluto. Sì, bellissimo. Quindi, allestendola veramente così in pochi minuti, con materiali che è semplice, un mattone Sì. di gas beton costa pochi euro, Sì, una ventolina, un alimentatore. Sì, sì, sì. Ah, per chi fosse interessato a queste ventole qui,
e si trovano tranquillamente come ricambi e quindi le metteremo dei link nella descrizione per poterle acquistare. Anche l'alimentatore, il carbone. Ho visto che c'è anche, credo che ci sia anche del carbon coke in vendita. Cerchiamo, sarebbe perfetto. Ci sono la pezzatura media e quella ideale secondo me per questo tipo di perché troppo fine non va bene il carbone, perché non passa bene l'aria in mezzo, troppo grossa non va bene, ci va una pezzatura un po' come questo, tipo al massimo come questo pezzo, un po' di più. Sì, sì. Bella per forgiatura, per temprare piccoli oggetti. Sì, sì. Fantastico. E col carbon coke si può anche con questo, come avete visto faceva le stelline quel ferro, un po' più grossa con un po' più di carbone, oppure così, ma col carbon coke si può anche portare giusto la temperatura come avete visto e saldare, fare le saldature per bollitura come anticamente. Se questo video vi è stato utile potete supportare il nostro canale che ha sempre bisogno di nuove idee e nuovo supporto per l'acquisto di materiali o altre cose, offrendoci semplicemente un caffè o una donazione libera quanto volete, anche solo €1. Sulla nostra piattaforma Ko-fi troverete anche lì il link in descrizione o vi metteremo qui in alto nel video il pulsante col caffè dove poter cliccare e accedere direttamente alla piattaforma. Tra l'altro da lì, se siete appassionati di fai da te e altre cose, potete scaricare tutti i nostri file relativi alla tempera dell'acciaio, alla anodizzazione dell'alluminio, a turbine idrauliche, qualsiasi cosa vi possa interessare. Direi che la maggior parte dei contenuti sono gratuiti e probabilmente lo saranno sempre, però ovviamente se volete la donazione è sempre ben accetta. A questo punto vi ringraziamo cortesemente della vostra cortesia perché avete seguito questo video e vi salutiamo. Bella ragazzi! Bella ragazzi! Bella ragazzi!